Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, come sta andando questo lavoro di empirismo radicale? Lo so che sta andando molto bene, lo so che sta andando molto bene, anzi direi benissimo, benissimo. Allora, ragazze mie e ragazzi, grazie al loop per tutto quello che siete, per tutto quello che fate, per le infinite donazioni al mio canale, per il sostegno al mio lavoro e per tutto quello che state realizzando nella vostra vita. Io vi faccio un applauso perché veramente è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo. Continuano ad arrivarmi mail straordinarie e io continuo il mio lavoro imperterrita proprio come se non ci fosse un domani. Infatti domani non c'è solo l'eterno presente, quindi in eterno proprio. In eterno, meraviglioso. Allora, in questi giorni ho avuto un'ispirazione. Facciamo un minuto di silenzio quando dico queste cose. Alcuni di voi stanno dicendo, chissà che cosa è venuto a questa mo di nuovo. Sì, e infatti, allora non mi stava andando di fare i consueti segni zodiacali come ogni mese, seppur facciamo dei percorsi importanti, no? E lo sappiamo con i nostri segni zodiacali, il percorso dell'anima. Però mi sono ricordata di quando Steiner, il padre dell'antroposofia, diceva che bisognava trascendere lo zodiaco. Beh, allora, io ho chiesto, mi sono appellata al mio sposo celeste in questi giorni per farmi arrivare l'intuizione, perché non volevo fare i segni zodiacali. Cioè, era più forte di me. Magari poi li faccio, però comunque per adesso non li faccio. E sapete, io sono nel flusso, sto nel canale, non ho aspettative di fare qualcosa piuttosto che un'altra, faccio perché sono mossa dalla passione per il servizio. Quindi se una cosa non mi sta andando di farla, devo ascoltarlo, perché c'è altro. Allora, Steiner diceva che bisognava trascendere lo zodiaco, nel senso, gli astri, le stelle, gli astri, i pianeti, è il nostro corpo astrale. Il nostro corpo astrale sono le emozioni e i sentimenti. Emozioni che abbiamo ereditato da altre incarnazioni, emozioni e sentimenti di cui dobbiamo fare esperienza affinché possiamo andare incontro al Dharma, quindi emozioni karmiche per andare incontro a emozioni dharmiche. Le emozioni dharmiche sono quelle dell'uomo trascendente che supera la mente e la mente è quella che ti fa avere il giudizio sulle cose e quindi sperimentare emozioni e sentimenti con dolore, con la separazione, affinché tu possa unirti sempre di più alla mente divina. E fin qua ci siamo. Quindi sto preparando un video importante, sono circa 2 ore e 30 per adesso, saranno 2 ore e mezzo, dove vediamo tutto il cielo di ottobre, tutti i pianeti, come influenzano tutte voi e tutti voi sull'astrale, sul tema natale. Non vi dico altro. Mi fiuto questa ispirazione. Dobbiamo trascendere il nostro zodiaco, dobbiamo trascendere il nostro tema natale. Perché il tema natale è il karma, in cui è compreso anche il dharma. Però è il karma. E quindi noi faremo un video dove vediamo tutte le posizioni dei pianeti che vanno a influenzare il tuo tema natale. Perché ho voluto fare questo? Perché nei segni zodiacali che sono usciti per settembre è uscito spesso la carta delle fate, se vi ricordate, dell'autunno, questo autunno. E ho detto, ma che c'è in questo autunno? Beh, insomma, vado a vedere come stanno i pianeti nel mese di ottobre. Sono tutti retrogradi! Oh, ho detto, ecco, vedete come il sentire di questa cosa. Che cos'è quest'autunno? Cos'è questo ottobre? Cos'è questo ottobre? Vado a vedere, certificato, tutti i pianeti retrogradi.
Plutone, Nettuno, Saturno, Urano, Giove, tutti i pianeti grossi sono retrogradi. Che vuol dire pianeta retrogrado? Questa retrogradazione, il passato, cioè le emozioni karmiche che tornano affinché tu possa scinderle una volta per tutte. E sono pianeti importanti, c'è pure il Saturno, ecco, il Plutone, sono pianeti tosti, importanti, quindi ho detto, eh beh, qua questo merita almeno un giorno di video, un giorno di video, non un'ora di video, un giorno di video. E quindi mettetevelo lì questo video, ascoltate attentamente, state lì, prendetevi come se vi steste guardando un film, perché è importante e vi consiglio di riguardarlo più volte durante il mese, perché mettiamo insieme le divinità greche con lo zodiaco. È un video importante, sempre ispirato, no? E, quindi non sono informazioni che possiamo trovare ovunque. Mi sono proprio connessa a un video ispirato. Quindi qualcosa che è proprio le direttive dall'alto della nostra coscienza, della grande madre. E quindi lo sto finendo, lo sto elaborando, e soltanto Marte, Venere e Mercurio sono diretti. E quindi i pianeti più veloci sono diretti, proprio perché è come se stessimo facendo una sorta di pulizione, karma clean, per andare verso l'uomo trascendente, che trascende gli astri, il corpo astrale, cioè trascende le memorie karmiche inerenti al corpo astrale, che è un corpo, quello che abbiamo noi oggi, rudimentale rispetto al corpo umano, che è già perfetto di per sé, fa tutto da solo il corpo umano. E quindi questo ottobre è importante perché sancisce un inizio e una fine. È un lavoro in corso per un inizio, per la fine e un inizio. E quindi abbiamo tutto il sostegno delle gerarchie spirituali che rientrano sul piano terrestre mentre l'estate si staccano dalla parte terrestre e quindi stiamo andando incontro all'uomo trascendente. Eh sì, ci siamo, eh. Ci siamo, quindi è arrivato così. Ma come? Sei già arrivato, uomo trascendente? E come me lo trascendi questo ego? Vediamo. Vabbè, insomma, poi vedete, Magia Pratica 7 è lì lì per essere bombazzato, eh. Magia Pratica 7, appena l'ho nominato l'altro giorno mi sono arrivate forse 40 mail per questo Magia Pratica 7. In 2 giorni 40 mail su Magia Pratica 7. Allora, quello pure è un video stra importante, Parlo della malattia e la cura per ogni cosa, una sola. Dici, come una sola? Sì, sì. Quindi ci stiamo risvegliando, ok. Quindi farò tutto un preambolo leggendovi una parte del mio scritto, del mio primo libro, Risveglio della coscienza, che è la mia tesi di laurea in naturopatia. E per chiunque la desiderasse, mi potete scrivere all'indirizzo taromantic21@gmail.com, perché ancora non ce l'avesse, per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi. Quindi partiamo da lì per poi andare a raccontarvi una cosa straordinaria. Appena sentirete questa cosa, wow, ok? Cioè proprio ci traghettiamo da una mente razionale a una mente creativa, perché il problema è il tipo di mente che usi per interpretare le cose. Mi spiego? Quindi è un video importantissimo. La chiave è la malattia come strumento della salvezza. Va bene? Ok, ci stiamo lavorando duro, cioè nel senso, come state lavorando voi, sto lavorando pure io, perché ovviamente sì, ho aumentato anche le sessioni di yoga, questo già ve l'ho detto, centratura, cioè. Daniel San, vi ricordate Daniel San? Il maestro Miyagi. Io ve l'ho scritto, molte di voi lo sapete, no? Il maestro Miyagi, ve l'ho scritto pure nel libro Il risveglio della coscienza. Io ero stordita da Karate Kid.
Karate Kid e Sailor Moon sono stati i miei benchmark, i miei idoli. Karate Kid e Sailor Moon, ok. Va bene, ragazze e ragazzi, che vi dovevo dire altro? Non lo so, non mi ricordo. Questo. Ah, sì, vi devo dire questa cosa. L'altra sera ho detto, lo dico subito alle ragazze appena faccio un video, ho visto un film bellissimo di cui non ero a conoscenza. Su Disney Plus si chiama Wendy. Sapete Wendy di Peter Pan? Oh, è la storia di Peter Pan rivisitata. Pensavo fosse un filmetto, una cosetta un po' così. Me l'ero messo giusto così perché mentre stavo mangiando poi avrei continuato a lavorare sempre per il collettivo, quindi mi ero messa Wendy, mettiamoci di Wendy. A un certo punto inizia questo film, lascio tutto quello che stavo facendo perché inizio a commuovermi. Cioè, ho pianto per mezz'ora con questo film, bellissimo. Wendy si chiama, aspetta, vi faccio vedere la copertina. Aspetta, la prendo sul telefono. Wendy. Allora, eccola. Allora, questa è la copertina. Guardate, questa, vedete? Wendy. Lo trovate su Disney Plus, non so se ci sono da altre parti. Dovete provare Wendy. Ok? Non è un cartone animato, è proprio un film. Non è un film per bambini, ma è un film per bambini. Per la bambina che c'è in te, per il bambino che c'è in te. Cioè, è un film fatto veramente bene. Bellissimo, bellissimo. Ok, allora, ragazze mie e ragazzi, ma vi dovevo dire altre cose, mi sono dimenticata, come al solito. Va bene, dai. Allora, abbiamo tre varianti oggi, le potete sentire anche più di una, va bene? Per le ragazze nuove e i ragazzi nuovi che non sono avvezzi ancora ai tarocchi e sono arrivati al mio canale tramite un magia pratica e si stanno divorando tutte le magie pratiche. Allora, noi usiamo i tarocchi, proprio avete capito ormai, no? Ormai mi conoscete, anche lo dico alle ragazze nuove che sono arrivate tramite magia pratica. I tarocchi sono il mio strumento di gioco e di bellezza per portare, per raccontare una narrazione che parla del viaggio iniziatico che ognuno di noi compie, no? E quindi sono il mio strumento principale per portare questo messaggio, è quello che mi piace di più, che mi diverte di più e quindi sono ogni cosa è come la prendi, ogni cosa è come te la narri, te la racconti. Ecco, qua io mi auguro sempre di nutrire la vostra anima e portare al servizio il vostro ego, quindi non nutrire l'ego, ma nutrire l'anima, ma questo ormai lo sapete. E poi per le ragazze nuove ci conosceremo, insomma, ci conosceremo in questo, ok? Sì, perché tante volte c'è una forma pensiero molto negativa sulle carte e sui tarocchi, no? E perché sono state utilizzate in un modo, non voglio dire sbagliato, sono state utilizzate nel modo secondo cui la morale comune ha dettato di fare. Noi stiamo distruggendo la morale comune fondamentalmente e quindi ci stiamo adoperando in questo. Ok, dai, questo vi stavo dicendo. La timeline di ogni mazzo la trovate sotto l'info box in descrizione. Cosa vi devo dire altro? Sì, i miei oracoli, lui lei, prodotti dalla Modiano e distribuiti da Stazione Celeste, per acquistarli sempre sotto l'info box in descrizione. Ok, ho detto tutto così non mi dimentico. Bene. Di consulenze, sì, sulle consulenze ne faccio poche, lo dico per le ragazze nuove, ne faccio poche, pochissime, perché il mio intento è rivolto al collettivo. Quando vengo ispirata da qualcuno, una, due, tre persone, che mi arriva l'energia, ho l'energia disponibile, mi arriva che voglio farla, vi rispondo e la possiamo fare. Però ne faccio pochissime, ragazze mie, ragazzi. Io mi auguro sempre che voi studiate, va bene? Per questo mi adopero in tutti i modi per passarvi tutta la conoscenza che ho, tutta, nel modo più fruibile possibile.
e i risultati li vedete quotidianamente, quindi che ve lo dico a fare, ok. Allora, primo mazzo, secondo mazzo, terzo mazzo, e partiamo dagli oracoli oggi. Mm, l'oracolo della dea, dello sciamano e della magia. E vediamo, settimana, già ho detto la settimana, dal 23 al 30 settembre, ok? Includiamo anche il lunedì 30 settembre, così chiudiamo eh, questo fine mese. E partiamo dal primo mazzo. Allora, vediamo cosa questa settimana, cosa prevede il nostro karma, il nostro dharma. Vediamo un po'. Per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il primo mazzo di oracoli, vediamo un po'. Mettiamoci una carta per iniziare. Cosa prevede il nostro karma e dharma in questa settimana? Cosa prevede? Anzi, mettiamone tre. Dal 23 al 30 settembre. Allora, una, due e tre. Vediamo le mie maghe e i miei maghi. Vediamo. L'acqua, la saggezza, l'indipendenza. E beh. Allora, partiamo con un messaggio bomba. Qual è questo messaggio bomba? Che per avere l'autonomia emozionale e anche la prosperità materiale, questa è la settimana in cui le tue emozioni torneranno a fluire e ti verrà una grande saggezza che sarà funzionale ad abbattere un certo ordinamento precostituito. L'abbattimento di tale ordinamento precostituito è l'abbattimento del luogo comune, della morale comune. Questo è giusto, questo è sbagliato, questo è meglio, questo è peggio. Chi era Lilith? Lilith era la prima moglie di Adamo, colei che si ribellò all'ordinamento precostituito perché non voleva essere soggiogata a un patriarcato. E quindi l'indipendenza a cui andiamo incontro è proprio l'indipendenza emozionale e quindi l'indipendenza karmica, grazie alla saggezza acquisita per essere stata, per aver accolto le emozioni, gli dei che ti sono venuti a trovare, l'acqua. Ok? Messaggio bomba principale è questo. Ora, nelle varie sottocategorie di questo messaggio possiamo trovare delle situazioni in questa settimana con le quali ti dovrai confrontare a livello emozionale. Ricordiamo che stiamo entrando a ottobre, in settimana comunque vi pubblicherò l'oroscopo di ottobre 2024 secondo la nuova modalità, che ha a che fare con tutte le emozioni che avevamo lasciato in sospeso, con le quali non ci siamo volute confrontare a tempi addietro. Allora, ti confronterai con delle emozioni, con degli dei in questa settimana. Questo confronto, questo accogliere gli dei in questa settimana ti porterà una saggezza. La saggezza è illuminazione. Su cosa? Su come poter essere indipendente anche a livello economico, lavorativo. Ed è come se a varie sottocategorie, no, di quello che vi ho detto, avrete la saggezza per andare incontro alla vostra indipendenza emozionale su tanti aspetti della vostra vita in questa settimana. Ok? Sì, è perché qua c'è proprio le emozioni fluiscono, diciamo che il femminile finalmente prende voce, prende piede dentro di te. Quindi se sei un uomo è la tua parte, è la fede nell'invisibile che prende luogo dentro di te, la saggezza rispetto a questo, no? Ok, messaggio bellissimo come prime carte. Vediamo i tarocchi cosa ci raccontano in merito. Aspetta, voglio vedere una cosa. Va bene, va bene. Allora, sì, mi stavo concentrando su alcuni dettagli di queste carte. Allora, vediamo un po'.
Vediamo un po'. Allora, in linea generale cosa ci raccontano i tarocchi in questa settimana per te dal 23 al 30 settembre? Quattro di denari, il carro, la regina di spade. Ti vedo determinata o determinato a conseguire, a prendere delle decisioni per te stessa. Determinata a conseguire, determinata a prendere delle decisioni per te stessa che ti garantiscano maggiore stabilità. Determinate, idee lucide, idee chiare. Ok. Due altre. 10 di spade. C'è un ciclo che si chiude qua, che finisce. 9 di coppe. Allora ti vedo, 9 di coppe, l'energia di soddisfazione personale. Qua abbiamo passato un po' di tempo nel capire come andare incontro alla nostra soddisfazione personale e molte emozioni erano, diciamo, lì bloccate, no? Allora tu ti metti alle spalle una situazione di stare un po' contratta o contratto con te stessa. Io ti vedo questa settimana determinata anche a lottare per ciò che ti dà benessere, cioè un po' più egoista, ok? O egoista nel senso buono del termine. Prenderai le decisioni solo per te stessa, ciò che ti fa stare bene è bene, indipendenza, ricordiamo. Questa è la saggezza che ti arriva. Grazie a cosa? Esserti confrontata con le emozioni, con gli dei. Quindi ho confrontato. Quindi io ti vedo, mi parlano di autodeterminazione, andare incontro a idee chiare e lucide a ciò che ti fa stare bene, prendere decisioni in conformità di questo. Questo ti porterà a cosa? Ti porterà ad uscire da una situazione di 10 di spade, cioè una situazione difficile e finita. Questa è la settimana in cui c'è proprio un raccogliere quello che hai seminato grazie al lavoro sulle emozioni, con determinazione prenderti quello che vuoi. Vedo benessere col 9 di coppe qua in ultima carta, mi spiego? E infatti la carta quella che usciva sempre, che vi ho detto nell'intro del video, in tutti i segni zodiacali di settembre, quest'autunno, ossia potrai fare un raccolto, una messe abbondante, dicevano, è proprio questo, è proprio questo. Ti vedo prendere decisioni per te stessa o per te stesso e avere successo in questo, mi spiego? Quello che fa bene a te, quello che fa bene per te. Scusami. Allora, vediamo il lato positivo in questa settimana per te. 5 di denari, il lato positivo, se abbiamo vissuto delle situazioni di penuria emozionale o economica, qua mi dicono che tu prenderai delle decisioni che ti porteranno a maggiore stabilità economica. Questo mi stanno dicendo. L'indipendenza, infatti, perché il 5 di denari, che la penuria sta al positivo. Magari contare un po' i soldi, non farcela per alcune cose, ok. Io vedo che con 9 di coppe qua c'è una situazione di soddisfazione personale che arriva sotto il profilo economico o lavorativo. Sì, delle decisioni che prenderai in merito a questo. Qual è la carta negativa? L'imperatrice. Forse non è proprio come vorresti tu ancora, però ti chiedono un po' di pazienza. Allora, per quanto riguarda l'aspetto, forse non è proprio la felicità ancora, non sei arrivata ancora a questa indipendenza, a questo sviluppo che vorresti tu, però ti vedo prendere in questa settimana delle decisioni su come andare incontro a questo tuo benessere. Sì, vediamo di cosa mi parla questo 9 di coppe. Del Papa. Sarai molto seria nel prendere le decisioni giuste per te stessa, molto molto seria. Il Papa mi parla di essere responsabile, avere le idee chiare e prendere le decisioni per ciò che a te fa bene, senza contare il resto o gli altri. Le decisioni che fanno bene a te. Questo ti porterà a uscire da una situazione, una sensazione di carenza anche emozionale o economica, quel non sentirti proprio completamente appagata, seppur non è ancora come lo vorresti tu. Magari a livello economico adesso non ti arriva in questa settimana 10 milioni di euro, però ti arriva qualcos'altro che ti permette con saggezza di andare incontro a cosa è per te la stabilità. Va bene?
Ok, diciamo che è una determinazione tua in questa settimana, una determinazione tua. Vedi, qua c'è il paggio di bastoni che mi parla di nuove idee, nuovi... Ti vedo risollevarti, rialzarti, ok? Da una situazione magari un po' più contratta, diciamo, ok? Ok, ragazze mie, adesso vediamo l'amore. Allora, per quanto riguarda l'amore, mettiamo una prima fila qui, che come andate a stare voi nell'amore. Qua mettiamo la fila della tua persona di interesse, se c'è, o della persona che può arrivare in questa settimana. E qua mettiamo cosa succede alla fine per te in amore, ok? Allora, vediamo. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la prima variante, tenendo fede sempre a questo che ci è uscito a livello oracolare, eh? 23 settembre, 30 settembre, come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi nell'amore. 9 di denari, vedi l'indipendenza di nuovo, qua mettiamo 5 di coppe, 10 di denari. Io non so se state avendo a che fare con una persona che è un po' egoista e che vi ha messo un po' da parte nella situazione relazionale. 5 di coppe, 9 di denari. Però qua mi dicono 10 di denari che, se questo è il tuo caso, vedo focalizzare la tua attenzione soprattutto per quanto riguarda la stabilità, la casa, la famiglia. Diciamo che a livello emozionale ti riprendi. Ti vedo qua molto concentrata sulla... Se non è questo il tuo caso, è quest'altro che sto dicendo, magari ti vedo molto concentrata su ciò che ti dà benessere, economia, indipendenza, vuoi l'indipendenza, vuoi stare bene economicamente. Ti vedo concentrata su questo. Questo 5 di coppe mi parla di un po' di tristezza rispetto all'amore. Però qua vedo che il lavoro, la stabilità va bene, un po' di tristezza rispetto all'amore. 4 di bastoni. Ti vedo concentrata su ciò che per te è stabile in questa settimana. Vediamo qua le carte della tua persona di interesse o della persona che può arrivare. 4 di bastoni. Re di bastoni. 5 di denari. Allora, io ti dico, qua c'è o una persona che ha problemi economici, c'è una persona, oppure si sente solo senza il tuo appoggio, senza il tuo sostegno, o c'è una persona che sta vivendo una carenza da un punto di vista o emozionale o economico. Però c'è una persona che vuole un incontro con te, allo stesso tempo è un po' demotivata da questi fattori. Forse se vivete insieme un po' di abbassamento d'animo per quanto riguarda le questioni che riguardano la convivenza, se questo è il tuo caso. O una persona che... Guarda, qua mi dice che è una persona che vuole un incontro con te, però c'è questo 5 di denari, qua c'è 5 di coppe, un po' di un cambiamento state vivendo. Un cambiamento di natura emozionale anche per altre questioni. Qua mi metto una carta dell'indipendenza, non so chi dei due vuole essere indipendente o qualcuno dei due ha delle problematiche di natura economica o lavorativa. Ok. Fatto sta, e qua c'è una persona che vuole un incontro con te, però c'è questo 5 di denari che mi parla di carenza in altro. Vediamo un po'. Energia finale, cosa accade per te alla fine in amore in questi giorni? Cavaliere di coppe, la morte e il 3 di denari. Guarda, io qua ti dico che qua c'è questa persona che ti fa un invito, cavaliere di coppe. Questo invito che ti fa, questo movimento d'amore, porta alla morte, c'è un cambio. Il cambio è relativo a fare dei piani insieme. 3 di denari, a intendersi, a fare dei piani, a passare dei bei momenti. Per esempio, che ne dici se ci incontriamo qua, lì, ci vediamo lì in quel posto? Vedo collaborazione tra di voi, mi spiego? Alcuni di voi lavorano insieme a questa persona e magari ci sono problematiche relative al lavoro in questi termini, però vedo che si trova un accordo.
Se è una persona nuova, ragazze mie, ragazzi, stessa cosa. Se una persona nuova può venire da essere preoccupata a livello lavorativo, di stabilità, oppure non ha casa o sta comprando una casa e ha problemi di casa, di questa natura qui. Però vedo che trovate una soluzione qua. Vedo che c'è cooperazione e trovate una soluzione. Fammi vedere perché tu c'hai il 5 di coppe. 2 di spade, può darsi che tu non sappia cosa pensare rispetto a questa persona o che arriva o che è già in essere nel tuo campo energetico. C'è un po' di tristezza, non sai cosa pensare, oppure una persona che non si decideva, che non si decide, oppure sei tu che non ti decidi. Però vedo che qua i denari poi sono concretezza, no? Sì. Perché questo 5 di denari, questa persona? 6 di bastoni. Per alcune di voi, questa persona qui, ci sono dei problemi economici, dai quali si sta cercando di uscirne, eh, o problemi con il suo intorno, in casa, però ci si esce da questi problemi col 6 di bastoni, eh? Oppure una persona che si sente rifiutata o si è sentita rifiutata da te o si può sentire rifiutata in un primo momento, però poi alla fine c'è un avanzamento, mi spiego? Qua abbiamo i segni dello Scorpione, Ariete, Leone, Sagittario, Vergine, Cancro, Pesci, Scorpione, sì, come segni principali di questa stesa. Vediamo il lato positivo, carta positiva per te in amore. 6 di coppe, sì, qua c'è una riconnessione, c'è una bellissima energia in amore che arriva per te in questa settimana. C'è una riconnessione, una bellissima energia, il 6 di coppe parla da solo, no? Vediamo carta negativa. 3 di bastoni. Può esserci una distanza tra te e questa persona che può creare un po' di difficoltà di questa natura, distanza lavorativa, distanza. Oppure il 3 di bastoni mi parla di progettualità del futuro, magari uno dei due non vedeva progettualità per il futuro, o di compiere, o un'attesa che si protraeva, però vedo che qua si risolve. Vediamo un po' questo 3 di bastoni al blocco. L'8 di coppe. Mi parlano di una distanza emotiva, di una distanza geografica, il fare un po' fatica a lasciarsi andare, puoi essere tu o questa persona, però vedo che qua c'è una cooperazione, mi spiego? Vediamo un po' i miei oracoli, lui e lei cosa dicono. Ripeto, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sì, allora qua questa persona ti dice: quando ci siamo separati sentivo uno vuoto incolmabile a cui non riuscivo a dare spiegazione. Mi sono distratto, ho cercato di riempire in mille modi quella sensazione angosciante, ma tutto rimaneva in superficie, tutto ciò che facevo prima risultava ormai banale. Mi sono sentito impotente, frustrato, inerme davanti a qualcosa che non avrei mai potuto controllare. Questa persona, vi siete separati per alcune di voi, ok? E adesso sta vivendo una sensazione di penuria emozionale, no? Di mancanza di terreno sotto i piedi, ha sentito questo, ti confesserà questo. E per altre invece è una persona che ha vissuto tutto questo dramma emozionale e si apre a te cooperando perché in te trova la corretta corrispondenza. Ok? Cos'altro ti dice questa persona? Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Allora, qua abbiamo una sensazione di una persona che è consapevole di non meritare il tuo amore, una cosa del genere mi arriva, no? Amami quando lo merito meno, ho bisogno del tuo amore. Ho bisogno del tuo amore, ti dice questa persona. Cos'altro? Tu guardi le stelle, stella mia, e io vorrei essere il cielo per guardare te con mille occhi. La stella mi parla di sanazione, questa persona vorrebbe inglobare il tutto con te. È una persona che ti guarda anche a distanza, che ti ha guardato anche a distanza o ti guarda a distanza e mi parla di sanazione, ok? Ok, mettiamoci due altri oracoli di questi, vediamo un po' cosa ci raccontano. Al mare,
felice felice. Young, wow, ti vedo felicissima. Se le cose sono andate un po' lente o c'era anche una distanza, io vedo in questa settimana c'è la manifestazione carta Young di una felicità che arriva per te, ok? Quindi, ragazze mie e ragazzi, io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il secondo mazzo di oracoli, l'oracolo dello sciamano. Andiamo a vedere questa settimana da cosa è contraddistinta, qual è la missione dell'anima, come si adopererà l'anima per espandersi verso il suo Dharma, adempiendo ai doni del karma. Quindi dal 23 al 30 settembre. Andiamo a vedere. Stanno al contrario. Allora, vediamo un po' come si adopererà l'anima. Mettiamone 3. 1, 2 e 3. Allora, vediamo. Il colibrì, il serpente, il corvo. Allora, dacci dentro nel dire la verità autentica che ti sgorga da dentro, anche se ti fa paura. Ti fa paura qualcosa. Io ti dico una cosa, si sta risvegliando in te l'energia nervosa a carattere sessuale chiamata Kundalini, il serpente. Allora queste carte mi stanno dicendo questa verità che ti verrà fuori anche da dire a te stessa, a te stesso prima di tutto o anche all'esterno, è una verità trascendente, qualcosa che è al di là della tua mente. Quindi la tua mente può farti dei giochetti un pochino a dirti ho paura a fare questo, non lo fare, non lo fare, non sentire questa cosa, non fare quest'altra cosa. Sappi che hai fatto tanta strada fino a questo momento. Il colibrì è un uccellino piccolino che fa delle cose grandiose. Quindi non sentirti schiacciata da nessun evento, schiacciato da nessun evento, perché fino a questo momento hai realizzato cose grandiose. Gioisci di te stesso, celebrati in questa settimana. Si sta svegliando in te l'energia creativa. La Kundalini è l'unica energia che crea nell'universo. Quindi è la Kundalini che crea tutto. Allora, puoi, il corvo è la verità, no? Potresti sentire anche il corvo in questa settimana. Numero 13 corrispondente alla morte e alla trasformazione. Stai avendo una trasformazione energetica. Allora noi stiamo qua a supportare questa tua trasformazione energetica dicendoti che quello che hai fatto fino a questo momento lo devi celebrare perché hai fatto una grande impresa, hai fatto grandi cose fino a questo momento. L'energia della Kundalini adesso si sta espandendo ai chakra superiori. Questi chakra superiori ti porteranno a sentire una verità che non è conforme alla tua mente razionale. Non aver paura di includerla, di dire di sì e di esprimerti in tal senso. Va bene? Messaggio chiarissimo proprio, chiarissimo. Quando si risveglia la Kundalini ci sono delle paure legate alla mente razionale perché l'energia Kundalini è energia fortissima e più sale nei chakra, perché è il serpente addormentato vicino all'osso sacro, no? Più sale nei chakra, più attiva la propria volontà al terzo chakra, attiva la possibilità di amare al quarto chakra, la possibilità di comunicare con gli dei e con la verità al quinto, la possibilità di visione al sesto chakra e la possibilità di conoscere il contatto vero col divino al settimo chakra. Quando la Kundalini è completamente risvegliata in tutti i chakra si ha l'uomo trascendente. Quindi l'uomo trascendente è colui che trascende la mente, quindi non ci sono più paure. Quindi tu devi avere come presupposto principale quello che in questa settimana hai paura a fare qualcosa, quella devi fare. Hai paura a sentire qualcosa, a sentire una certa verità, quella devi sentire. Ok? E celebrati perché hai fatto grandi passi fino a questo momento. Ok? Andiamo a vedere cosa ci raccontano i tarocchi in merito. In linea generale,
Alcuni di voi possono anche avere un po' di disturbi fisici in questa settimana perché l'energia si sta aprendo nei chakra. Includi, tanto ci sono tutti i video sulla playlist L'arte sciamanica, va bene? Includi. Non ti fare prendere dall'ansia, non ti fare prendere da nessun tipo di vittimismo, mi raccomando, non ti lamentare, includi perché c'è il potere della Kundalini qua, ok? Molte di voi che sono insegnanti di yoga o fanno yoga, potenziate lo yoga, va bene? Oppure delle passeggiate in mezzo alla natura, potenziatele, cioè fatele, ok? Quando state con la natura, voi fate il potenziamento uomo-natura, va bene? Allora, vediamo in linea generale. Vediamo cosa accade in questa settimana a livello di realtà fenomenica. Abbiamo il diavolo, infatti. La volontà di fare qualcosa. Il diavolo mi parla sia dell'ego, della mente razionale, sia della tua ambizione di realizzare qualcosa. Ok, la Kundalini ti sta aiutando a farlo e anche a infiammare, anche a bruciare le credenze limitanti che pensi di non poter fare qualcosa. Ti ho detto il colibrino, un uccellino piccolino, fa tantissime cose. Cos'altro? Sì, queste preoccupazioni, vedi, 9 di spade, ti vedo preoccupata per questa energia kundalinica che sale. Vediamo. 5 di spade. Allora, qua abbiamo preoccupazioni, un po' di stress inerenti a qualcosa che vuoi ottenere nella tua vita o la tua mente razionale ti fa preoccupare, non ci riesci, non ci riuscirai. Mi parla proprio dell'ego, perché? Perché la Kundalini si sta svegliando in altri chakra. Va bene? Quindi state serene, vi sto dicendo di stare serene, di accogliere, non ti preoccupare. Porta la mente al servizio di questo. Due altre. E abbiamo la stella, bellissima. L'otto di bastoni. Ricevi comunicazioni che stavi attendendo e sperando, però hai anche paura ad affrontare queste comunicazioni. Guarda che ti dico. Ricevi comunicazioni, otto di bastoni, che stavi aspettando, però hai anche un po' paura nell'affrontare queste comunicazioni. Razionalmente non c'è niente di logico, ok? Perché si sta svegliando la Kundalini, ricevi comunicazioni che ti fanno felice, la stella. Si sanano anche delle dinamiche inerenti a uno stress per cose che vuoi ottenere, mi parlano in più ambiti qua. E magari ricevi, qua c'è comunicazione da parte di qualcuno che ti può stare un po', che ti può stressare un attimo, però volevi allo stesso tempo questa comunicazione. Vediamo di cosa parlano. La stella, l'otto di bastoni, l'asso di spade, ricevi comunicazioni qua che stavi sperando, per cui hai avuto fede, per cui magari la tua mente ti ha arrovellato un po'. 10 di spade, 8 di coppe, probabilmente sono situazioni di natura emozionale, ma al di là l'amore lo vediamo dopo. Sì, sono comunicazioni e chiarimenti, ti viene detta la verità, il corvo è la verità, comunicazioni che aspettavi, ti viene detta la verità e nuovi inizi ci sono qua che hanno a che fare con una situazione emozionale tua che si riprende, ti vedo molto bene rispetto a questo stress qui, mi spiego? Vediamo un po' carta positiva per te in questa settimana. 4 di denari, carta positiva, mi dicono che va tutto bene. Stai con le tue cose, stai nelle tue cose, ti vedo stare stabile con le tue cose. Ti dico anche un'altra cosa, per alcuni di voi c'è una persona che vi chiama che non vi può lasciare andare. Che non vi può lasciare andare, con la quale c'era o silenzio o conflitto, mancanza di comunicazione, stress. Non vi può lasciare andare questa persona. Vediamo la carta negativa in questa settimana, 7 di spade. Probabilmente non ti fidi tanto di questa persona, c'è un po' di mancanza di fiducia e questa persona ti dice che non ti può lasciare andare. Quindi qua abbiamo un po' di timore, un po' di paura a affrontare questa cosa. Allo stesso tempo volevamo questa confessione, un po' così ti vedo. Ok? Mi può parlare di chiunque qua, eh? L'amore lo vediamo tra un po'. Fatto sta
che è il corpus principale di questa stesa, al di là della realtà fenomenica che vediamo qui, ci sono cose a cui tu ambisci, che ti stressano allo stesso tempo, è la mente che ti stressa sulle cose a cui tu ambisci. Ricevi comunicazioni su delle cose che tu ambisci, però non ti fidi tanto, non ti fidi delle persone che te lo dicono, non ti fidi dell'universo. Fidati, ok? E adesso passiamo all'amore. Allora, tenendo sempre fede a quello che è uscito, perché una settimana vedo che energia creativa e movimento, fermento interiore, che energia kundalinica, qua metterò la fila sul come approccerai tu all'amore, la persona che può arrivare qui e cosa succede alla fine in amore per te in questa settimana dal 23 al 30 settembre. Vediamo come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto la seconda variante in amore. Il diavolo di nuovo. 9 di bastoni. La stella, wow. Qua c'è una persona che non ti può lasciare andare, che con determinazione vuole stare con te, vuole stare con te. Me lo confermano qui. Non si arrende, c'è qualcuno che non si arrende qua, diavolo e stella, in mezzo a 9 di bastoni c'è questo che lotta. Forte il segno dell'Acquario, del Capricorno, ascendente o Luna o Venere in questi segni. Sì, vedo una fortissima passione. Qua c'è il 7 di bastoni, non so se tu hai messo limiti o questa persona ha messo limiti, qualcuno qua ci sono limiti o difficoltà. Però c'è la stella, come se tu realizzassi un sogno. Hai fede, speranza in questa connessione, può essere anche una persona nuova, eh? Vediamo l'energia della persona di tuo interesse, la persona che può arrivare in questa settimana nei tuoi confronti. Regina di spade, 2 di coppe, 4 di bastoni. Questa è una persona che ti vuole incontrare a tutti i costi, 2 di coppe, 4 di bastoni. Forse tu sei un po' adirata o stai un po' sulla difensiva. Oppure qua questa è una persona che ha le idee chiare nel voler stare insieme a te, nel voler avere un incontro a tutti i costi. Il segno dell'Acquario è forte qua. C'è amore e passione qua, Vediamo un po' cosa succede alla fine in amore per te in questa settimana. Cavaliere di coppe, infatti. L'imperatore. 2 di spade, sì, questo avanzamento d'amore c'è, però qua ti vedo con dei dubbi per una certa morale, secondo me, da parte tua. Allora, qua c'è l'invito. L'imperatore è anche con un certo spessore, però il 2 di spade qua mi dice che qualcuno deve prendere una decisione qua. Vediamo un po' che viene dopo il 2 di spade. È il mago, sì, qua c'è un'opportunità assolutamente. Dopo il 2 di spade c'è il mago, quindi qua verrà colta l'opportunità. Un po' di indecisioni, credo che siano da parte tua qua. Però viene colta assolutamente questa opportunità. Abbiamo anche il segno dell'Ariete, Cancro, Pesci, Scorpione e Gemelli. Vediamo carta positiva. 8 di bastoni, vedi comunicazioni, comunicazioni, comunicazioni. Vediamo carta negativa. L'appeso, probabilmente qua la situazione è un po' ferma per altre questioni riguardanti non l'amore, o era un po' ferma, o ci sono circostanze esterne che bloccano un po' nel vedersi, nello stare insieme, forse una famiglia, 10 di coppe che può un po' rallentare. Perché tu hai il 9 di bastoni? Il matto. Non ti fidi tanto se va o se viene questa persona, per alcune, per altre invece non sapete se lanciarvi oppure no. Non sapete se lanciarvi oppure no. Ragazzi, qua mi dicono i ragazzi che viene colta questa opportunità. Vediamo sull'8 di bastoni, l'energia positiva per te, il paggio dei denari, sì, ci sono comunicazioni e inviti. Poi sta a voi ragazze, ok? Ragazzi, vediamo cosa ti dirà questa persona. Con i miei oracoli lui lei, per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione.
Lotterò per te, che ti ho detto? Sin dall'altra stesa, lotterò per te, lotterà per te. O sì o sì. O sì o sì, lotterò per te. Cos'altro? Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se hai visto una persona sicura di se stessa era solo apparenza, o è solo apparenza, perché una persona un po' più, è più fragile di quello che dà l'apparenza. Vediamo questo imperatore, no? Che non si scompone, è un po' così. È solo apparenza, infatti lotta per te. Cos'altro? Sto male senza di te, infatti una persona un po' più rigida non te lo dice. Sta male senza di te, quindi questa è una persona che ti vuole a tutti i costi. Poi decidete voi ragazze, ragazzi. Vediamo cos'altro dicono questi oracoli. Perché orfani? La storia è infinita. Per alcuni di voi è una persona che conoscete bene che rientra. Qua abbiamo tutti questi pianeti retrogradi che stanno per entrare in retrogradazione. Qua abbiamo una situazione in cui magari questa persona andava e veniva, tu non ti fidi, però qua arriva il risveglio della Kundalini, energia sensuale, creativa, sessuale. È come se si ripetesse una situazione di andirivieni, una situazione dove ti sei sentita o sentito un po' più abbandonato, insomma. Vediamo. Sì, non si arrende però, arrivare al traguardo, non si arrende questa persona. Tic tac, non si arrende, non si arrende, non si arrende. Quindi, ragazze mie, ragazzi, se dovete incontrare questa persona, vedete un po'. Sul canale metto le meditazioni guidate, sono piccolissime, va bene? Alla playlist meditazioni guidate. La prima di queste meditazioni è cosa devo fare rispetto a una situazione o un incontro con qualcuno, come mi devo comportare. Fatela quella, è pochissimo, saranno 8-10 minuti e vi arriverà l'intuizione giusta, d'accordo? Ok. Detto questo, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi che hanno scelto il terzo mazzo di oracoli, l'oracolo della magia. Andiamo a vedere qual è l'evoluzione dharmica, karmica in questa settimana, cosa si proporrà la tua anima di sperimentare in questa settimana attraverso la realtà fenomenica che ti proietterà, cioè attraverso quello che vivrai. Allora, andiamo a vedere. Mettiamo tre di queste carte. Prima di tutto, messaggio cardine di questa settimana per te, dal 23 al 30 settembre. Allora, 3, 1, 2 e 3. Allora, vediamo. Mural, sì, la tua priorità. Rojo, perdona. Universo, tutti siamo polvere di stelle. Qualcuno ti chiede perdono in questa settimana o vedrai le persone che si approcceranno a te in modo completamente diverso dal passato. Vedrai perché tu hai iniziato a volerti veramente bene. Hai iniziato veramente a co-creare con il codice narrativo naturale, non più con quello del codice morale. Quindi ti vedo lavorare su te stessa bene, hai già lavorato bene e qualcuno qua vedo la realtà che ti si propone davanti in questa settimana con delle offerte. Vedrai una sorta di miracoli in questa settimana, come e tu ti potrai dire in questa settimana, caspita, funziona così, sto facendo veramente bene. Ecco, questa settimana è la riprova che stai facendo bene il tuo la tua esperienza spirituale nella realtà concreta. E vedo che avrai connessioni proprio sentirai la connessione con l'universo, sentirai proprio un lasciare andare tutto ciò che non ti serve, lo farai autonomamente perché ti sei presa come priorità, ti sei preso come priorità. Qualcuno ti chiederà anche perdono o se non te lo dice a parole, vedo delle persone anche che non ti aspetti che si aprono a te, va bene? Delle persone che magari non ti saresti mai aspettata perché sono magari persone un po' più razionali o un po' più tendenti a non far vedere quello che provano. Insomma, vedo questo universo che ti si propone, che
ti si dà. Perché? Perché tu ti sei data a te stessa, ti sei dato a te stesso. Bello. Ci possono essere dei momenti di malinconia in questa settimana, eh? Sì, vedo delle grandi connessioni e gioie belle, però anche dei momenti di malinconia. Ma sono quei momenti, come io ti dico sempre, no? L'anima comunica con noi con un linguaggio poetico, la dolce malinconia è proprio un ingrediente fondamentale affinché l'anima possa abbracciarti e tu la accoglierai bene. Non so perché ci sono, io credo che questi attimi di malinconia, che sono dei piccoli, piccoli attimi di malinconia, possono essere relativi agli dei, sì, certamente. Non ci sono le cause di questi attimi di malinconia. Come diceva Giordano Bruno, prima di essere messo a rogo, tutto accade per un ottimo fine. Quindi questo credo che sia uno degli esempi più lampanti che ti fanno centrare il punto. Quindi questa malinconia che può arrivarti in questa settimana ha a che fare con la necessità che tu abbracci questa malinconia e ti fai coccolare dalla dea della malinconia. Credo che sia relativa più alla dea della solitudine, questa sensazione di malinconia. La dea della solitudine ti permette di essere in contatto con l'invisibile. E ci sono delle parti di te che vogliono questo contatto, mi spiego? Le carte ci servono proprio a vedere quello che può accadere per avvicinarci sempre di più alla nostra anima, no? Va bene, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Vediamo. Allora, settimana del 23 al 30 settembre. 23-30 settembre. Cosa accade nella realtà fenomenica, cioè nella realtà 3D? Qua c'è un cavaliere di coppe, cavaliere di coppe, 7 di bastoni e un re di spade. Vediamo due altre. Cavallo di spade, un 2 di spade. Guarda, io qua vedo che ci sono dei limiti con qualcuno, credo che sia di natura emozionale. Credo che tu non sappia cosa pensare di qualcuno che ti ha messo limiti o tu hai messo limiti a qualcuno. Credo che sia di natura emozionale. Quindi può essere chiunque, l'amore poi lo vediamo dopo. Credo che tu abbia, o tu, io non so qua chi dei due ha messo limiti a qualcun altro e qua c'è la necessità di prendere una decisione, non saper cosa pensare, di dover prendere una decisione rispetto a qualcuno. Vediamo un po' energia positiva per te in questa settimana. Sì, qua c'è un 6 di coppe. Allora qualcuno ti chiede di riconnettersi con lui o con lei, però tu non sai cosa pensare. Ci sono dei limiti o delle difficoltà tra te e questa persona o ci sono state? Ha un movimento d'amore o emozionale, però il 6 di coppe al positivo mi parla che c'è la volontà di questa persona, di qualcuno qui, lo vedo, di riconnettersi con te, però tu non sai bene cosa pensare. Ti dico una cosa, questa è la settimana, ti ho detto che sono bellissime carte qua, no? In cui la tua bambina interiore verrà completamente abbracciata, o bambino interiore, tu ti darai quello che necessiti, autonomamente. Questo ti permetterà anche di prendere le giuste decisioni con la persona di cui ti sto parlando qua. Oppure può essere che non senti questa persona e allo stesso tempo vedi la connessione tra te e questa persona come la vera protagonista di questa relazione, cioè vedi l'emozione che ti scatena questa persona come la protagonista della vera relazione. Come vi insegno sempre, noi abbiamo la relazione con le nostre emozioni, non con la persona in sé che è una maschera del divino dall'etrusco persu, no? Persona che significa maschera. Vedo il tuo cuore pulsare in questa settimana. Vediamo la carta negativa.
Sì, qua abbiamo il novizio, qua abbiamo qua il novizio di bastoni e la regina di bastoni. È come se a volte perdessi, è come se non volessi prendere l'iniziativa in questa settimana su qualcosa. Come se alcune cose la tua mente razionale ti può dire non voglio avere il controllo su quella situazione, ma non puoi avere il controllo sugli dei. E vedo che in tutto questo marasma di emozioni tu arrivi a una certa illuminazione che farà felice il tuo cuore. Vediamo un po' di cosa mi parla il 6 di coppe al positivo. 9 di bastoni al positivo. Il 9 di bastoni in questo caso mi dice che se c'erano delle situazioni di ritardi non ci sono più. Se c'erano delle questioni di... c'è una persona che vuole contattarti, però allo stesso tempo tu puoi essere un po' sfiduciata da questa circostanza. Ti ho detto che qua che c'è una richiesta di perdono. E le stelle mi parla della sanazione di queste dinamiche emozionali, Vediamo un po' che energia ha questo re di spade nei tuoi confronti. La morte di un cambio. Vuole un cambio questa persona. Vediamo perché questo 7 di bastoni. Gli amanti. Qua c'è una scelta da fare. Scelta, 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 dubbi, dubbi, dualità. Però vedo che qua la situazione, io ti vedo bene a livello emozionale. Ti ho detto già con queste carte, no? Comunque, ragazzi miei ragazzi, l'amore lo vediamo adesso, ok? Andiamo a vedere subito l'amore, così vediamo il quadro. Allora, andiamo a mettere la prima fila tu come vai a stare nell'amore, la persona di tuo interesse o la persona che può arrivare in questa settimana e cosa succederà alla fine per te in amore. Vediamo subito. Dal 23 al 30 settembre. Come vanno a stare le mie ragazze e i miei ragazzi in amore in questa settimana, questi 8 giorni? Sì, qua abbiamo il re di bastoni, la torre, il mago, qualcuno con il quale si è rotto qualcosa ti chiede un'altra possibilità. Re di bastoni, la torre, il mago. Una persona con la quale la situazione è rotta ti chiede una possibilità, un inizio. Il mago mi parla di un inizio grosso, è l'uno e possiamo dire che sono tutti i 4 assi insieme, no? Eh sì, ti chiede una possibilità con il quale si è rotto qualcosa, vedi il 9 di spade e tu stai preoccupata o preoccupato. Vediamo l'energia di questa persona che viene nei tuoi confronti. 8 di coppe, 2 di bastoni, ha pensato tanto, 3 di spade, una persona che sta molto male. Può essere anche una persona nuova che viene da un'altra situazione con la quale ha sofferto molto. Qua c'è una persona che sta molto male, vuole un cambio, ci sta pensando, allo stesso tempo questo 3 di spade è una persona che sta molto male. Questa è la vibrazione di questa persona. Vedi asso di denari, però vuole un'opportunità. Vediamo cosa succede alla fine in amore per te. Cavaliere di denari, asso di spade, 4 di denari. Diciamo che qua arriva questa comunicazione, però non lo so qua con questo 4 di denari. C'è un'apertura per un nuovo inizio. Il 4 di denari qua mi parla di contenersi però. Vediamo. Perché il 4 di denari? Perché questo contenersi? Paggio di spade. Stiamo un po' sulla difensiva. Allora qua io vedo che c'è un nuovo inizio. O che sia una persona nuova, o che sia la stessa persona. Io vedo che qua c'è un inizio. Asso di spade. Che va un po' più lento però, cavaliere di denari. Perché? Perché si vuole un po' sondare il terreno. Ci si vuole un po' sondare il terreno. Guarda, io vedo che qua tu sei preparata, non so se sei tu o questa persona che va un po' con i piedi di piombo, diciamo, però vedo qua un inizio, una comunicazione. Vediamo un po' carta positiva per te in amore in questi giorni.
5 di denari, carta positiva. Se c'erano state situazioni difficili si risolvono, situazioni di penuria, sentirsi un po' messe da parte, si risolvono, ci si parla. Vediamo la carta negativa. Il sole, probabilmente qua non sei felice, non sei stata felice, non sei stato felice, non sei completamente felice. Guarda, ti dico una cosa, allora, qua c'è anche un'altra interpretazione. Io vedo che qua arriva un inizio per te, che stai guardando, ok? Forse si è rotta la relazione con un'altra persona, arriva un'altra persona e piano piano ci si apre, perché con quest'altra persona con la quale si è chiusa la relazione non ti sei sentita abbastanza amata, abbastanza compresa, e vedo che c'è un'altra persona qua per te, perché con l'altra non sei stata felice, il sole al blocco, o non sei felice. Qua vedo che arriva comunicazione con un'altra persona, per alcune di voi, e poi vedete durante la settimana come vi ritrovate. Oppure qua il problema erano alcuni problemi legati ai figli. Andiamo carta positiva per te ancora in questa settimana. 6 di denari, carta positiva, dal 5 passiamo al 6, vedo che ci si vuole venire incontro. Si vuole passare da una situazione più di carenza a una situazione in cui ci si viene incontro, ci si parla, asso di spade, a poco ci si viene incontro, mi spiego? Mm-mm. Carta negativa il sole, carta negativa, paggio di coppe, può essere che ci sia un'altra persona qua per alcuni di voi, oppure per altri non vi siete, non avete percepito una certa immaturità, magari questa persona voleva solo amicizia, voi volevate di più, o avete percepito una certa immaturità da parte di questa persona, oppure c'è un'altra persona. Vedete poi dove vi risuona. Oppure dei problemi legati ai figli. C'è stata una discussione legata ai figli, vedo che la situazione a poco si sistema. Ok? Vediamo un po' cosa ti dirà. Qua ci sono i segni del leone, ariete, sagittario, bilancia, gemelli, acquario. Ok, vediamo cosa ti dirà questa persona. Io farò con te una cosa che non ho mai fatto nella vita. Questa persona gli dai lo slancio di fare qualcosa che non ha mai fatto nella vita, certamente qualcosa di bello, ok? Cos'altro ti dirà questa persona? Quanto vorrei le tue gambe ora, vuole avere un rapporto intimo, un rapporto profondo con te questa persona. Cos'altro? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. L'assenza che c'è tra te e questa persona, che ci può essere, perché io qua vedo comunicazioni, non vedo proprio incontri. Comunicazioni per un nuovo inizio. L'assenza lavorerà all'interno di voi affinché lo spirito si renda palese, no? Come vi dico sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. E qua sappiamo che il contatto con l'invisibile, cioè è ciò che ci resta da conoscere, il divino è ciò che ci resta da conoscere, e le persone si fanno portavoce di questa invisibilità del divino, con la quale noi dobbiamo prendere familiarità, dobbiamo familiarizzarci e renderci sempre più alleati a quell'invisibile che è il nostro più potente alleato. Ok? Andiamo a vedere cosa ti dicono questi altri oracoli. Perché qui ed ora al mare, sì, arrivano delle comunicazioni in questa settimana, però qua al mare mi parlano di cose che piano piano si andranno da sé, non sono cose velocissime, ok? Piano piano andranno da sé, ok? Quindi, detto questo, ragazzi miei, ragazzi, io vi esorto sempre a studiare, perché la spiritualità è un empirismo radicale, e tanto lo sapete già, lo dico soprattutto per le ragazze nuove, i ragazzi nuovi. Detto questo, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica! Mua!